Ciao ragazzi, io sono Emakotov, bentornati nel mio nuovo video. Quanti di voi sanno effettivamente che I Sette Samurai, il film del 54, divenne soltanto 6 anni dopo il film I Magnifici Sette, o ad esempio Yojimbo del 61 divenne soltanto 3 anni dopo il film di Sergio Leone più iconico, Per un pugno di dollari. Quindi alcuni film del maestro Akira Kurosawa non è un mistero, ma sono stati omaggiati e presi come spunto per il cinema occidentale. Oggi vi parlo di un suo film minore, considerato minore che in realtà non lo è, che venne usato come base per una delle saghe cinematografiche più longeve e importanti del cinema. La storia inizia sempre così: tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana, lui è George Lucas, un promettente ragazzo nato nel 1944 in California che non ha bisogno certo di presentazioni. Mentre il giovane George studiava e apprendeva i primi strumenti cinematografici e, come tutti noi che adoriamo questo settore, provava a cimentarsi in vari cortometraggi, e sicuramente meno imbarazzanti dei nostri, pensò di crearne uno a tema fantascientifico chiamato THX 1138 e che qualche anno dopo, precisamente nel 1971, lo perfezionerà e diventerà il suo esordio alla regia con il titolo L'uomo che fuggì dal futuro. Con quel film molto particolare ed avanguardista e annunciato con frasi lancio come "Il futuro sta arrivando", che sembrava un chiaro intento di anticipare anche le mode cinematografiche del futuro e che in qualche modo Lucas stesso contribuirà ad accrescere, il film segnerà una svolta per il giovane George Lucas. THX 1138 racconta di un futuro distopico dove qualsiasi forma di esistenza, di umanità e di socialità viene tenuta sotto osservazione o repressa del tutto per mantenere l'ordine e il controllo più totale. La ribellione, che viene rappresentata tramite i personaggi coinvolti nella storia, che comincerà a minare silenziosamente il sistema fino a diventare assordante, sarà la cifra stilistica che innescherà ulteriormente una serie di tematiche molto care a questo regista. Orgoglioso ed entusiasta del grande successo ottenuto dal suo film successivo American Graffiti del 1973, George Lucas passò qualche anno per perfezionare un progetto molto ambizioso, costoso e mai visto prima, almeno per ciò che riguarderà la sua grande espansione filmica. Sempre in quegli anni il maestro giapponese Akira Kurosawa aveva messo alle spalle le sue pellicole più iconiche e rappresentative dei generi Jidaigeki e Chambara, e che descrivevano magnificamente il Giappone medievale con i suoi drammi storici fatti di lotte intestine e i suoi grandi eroi costretti a nascondersi per cercare l'occasione giusta per riprendersi la loro vita o vendicarsi di un torto subito. In quegli anni il maestro si stava dedicando a pellicole più malinconiche e sempre più descrittive dei poveri e dei reietti della società. George Lucas, che spesso si era accompagnato ad amici del calibro di Spielberg e Francis Ford Coppola, tutti e tre erano grandi ammiratori del maestro giapponese e non nasconderanno mai nell'arco della loro carriera la profonda ammirazione per il lavoro di Kurosawa. Lucas in particolare era probabilmente il più devoto dei tre, a tal punto da rimanere completamente affascinato da uno dei suoi film considerati ingiustamente minore nella filmografia di Kurosawa, chiamato La fortezza nascosta. Il film del 1958 narra la storia di due uomini erranti che accettano, in cambio di una ricompensa in oro, di scortare un uomo e una donna attraverso le linee nemiche per giungere sani e salvi nella zona neutrale, senza sapere però che in realtà i due celano un'identità segreta: il valoroso generale Rokurota Makeba e la principessa Yuki, unica discendente al trono. Il film è uno degli esempi più rappresentativi dei film d'avventura. La sua storia epica e coinvolgente è un vero classico e con i suoi archetipi fiabeschi, l'azione alternata ai momenti comici e grotteschi che ricalcano lo stile del teatro kabuki, è stato un modello di ispirazione per molte pellicole di questo genere. Ma la particolarità più innovativa era il punto di vista della storia, che non veniva narrata attraverso gli occhi dei protagonisti, ma da quello di due personaggi minori. Proprio quest'idea innovativa del racconto affascinò così tanto George Lucas che gettò le basi per il soggetto del film Star Wars del 1977. I due reietti e litigiosi del film di Kurosawa diventeranno così C1P8 e R2D2 e tutto il resto della struttura narrativa principale, era praticamente l'impalcatura su cui si reggeva tutto il film di Star Wars. Un film che diventò una saga che continua ancora oggi ai giorni nostri e che ha contribuito a vendere qualsiasi tipo di gadget inimmaginabile ispirato al film. Anche questa roba qui. Chi li ha comprati meriterebbe la prigione, sappiatelo. Star Wars è un'opera che affonda le proprie radici da innumerevoli fonti.
Uno degli elementi che più hanno contribuito a rendere la saga di Lucas un cult e un simbolo nella cultura pop degli ultimi anni è la capacità di coloro che l'hanno partorita di mischiare il più delle volte, in modo armonioso, più fonti della letteratura e della stessa cultura popolare. Tornando al film di Kurosawa, bisogna ammettere che la grinta del film rimane intatta ancora oggi. Il suo ritmo e la sua epica sono ancora molto affascinanti, nonostante siamo ormai abituati negli anni a vedere storie di questo tipo. L'opportunismo dei due personaggi si scontrerà con la fierezza e l'orgoglio dell'indomita principessa e del risoluto generale, che mostreranno ai due imbranati come si realizza una guerra civile mettendo in discussione tutto se stessi. Tra i protagonisti del film è Toshiro Mifune e il suo generale Rokurota, il fuoco che arde con più vigore e che traina il film per tutta la sua durata. I due contadini erranti, come i due droidi ad essi ispirati, non smettono mai di litigare, verranno catturati e separati, proprio come i due famosi personaggi, e si ritroveranno riuniti solo in seguito. Saranno catapultati nella battaglia e soprattutto in una missione più grande di loro, e il tutto solo per puro interesse personale. Mentre C1P8 e R2D2 rimarranno fedeli per tutto il corso della loro storia, i due contadini invece incarnano anche lo stile e l'opportunismo di Han Solo e Chewbacca, e come loro cercheranno di trarne un guadagno ma non si redimeranno fino in fondo. Nonostante Lucas affermi che le somiglianze tra i due film sono solo delle coincidenze, non possiamo non ritrovare alcune similitudini, come la scelta tecnica delle tendine orizzontali per passare da una scena all'altra, o lo stile delle foreste che anticipano in qualche modo le ambientazioni degli Ewok, e altre analogie che potrete sicuramente ritrovare in alcuni personaggi secondari, ma si può guardare anche nel futuro della saga per ritrovarne altre ancora, come ad esempio la regina Amidala in La minaccia fantasma, che si camuffa da ancella per passare inosservata e che può ricollegarsi alla principessa Yuki di Kurosawa, che si finge muta per nascondersi a sua volta tra la gente comune. Nonostante le grandi idee e l'aspetto visionario che rendono Star Wars unico e inimitabile, non si può non considerare quanto fosse già moderno e così influente il film del 1958 diretto da Kurosawa. Veniamo ora a qualche aspetto tecnico che potrebbe interessarvi, speriamo. La Fortezza Nascosta fu il primo film del maestro giapponese ad essere girato in widescreen, un formato che poi adotterà sempre negli anni seguenti. Originariamente, quando fu presentato all'epoca, aveva un particolare sistema di sonorizzazione chiamato Perspecta, inventato nel 1954 e che venne usato da Kurosawa fino a che non cadde in disuso nel 1964. Se si vuole trovare anche sotto questo aspetto un'analogia con i lavori di George Lucas, basti pensare al sistema di certificazione sonora THX, un protocollo di qualità del sistema sonoro che le sale dovevano avere per riprodurre la colonna sonora nella maniera in cui era stata concepita dai tecnici del suono. Fu fondata da Lucas nel 1983 e inaugurata con il ritorno dello Jedi. La venerazione per il grande regista nipponico da parte di George Lucas ebbe degli sbocchi anche pratici, come il finanziamento da parte della sua casa di produzione di alcuni film del maestro degli anni '80, Ran, Sogni e Kagemusha. Come se non bastasse, il tributo e la riconoscenza divennero inequivocabili durante la consegna dell'Oscar onorario del 1990 e consegnato da due emozionati George Lucas e Steven Spielberg al loro maestro ed ispiratore. Grazie ragazzi, mi avete rubato qualche idea ma vi voglio bene lo stesso. Rieccoci qui, allora spero che il video vi sia piaciuto. Fatemelo sapere magari lasciando un messaggio qui nella sezione in basso dei commenti. Recuperare questo film non sarà sicuramente un problema perché troverete le edizioni che fanno per voi sia sul suolo italiano che all'estero. Fatemi sapere appunto se lo avete apprezzato come lo apprezzo io, quindi non posso che augurarvi buona visione. Nel frattempo, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale come sempre perché è importante, mi date una mano ad andare avanti. Noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ciao!